Às vezes sou quem não sou, basta o sopro di una aranha. La via portoghese verso Santiago de Compostela è una delle più consuete e frequentate alternative al cammino francese. Più breve di quest'ultimo, rappresenta un itinerario altrettanto suggestivo e di alto valore storico. I ripetuti pellegrinaggi di re, nobili e alti prelati provenienti dal Portogallo contribuirono infatti in modo decisivo all'affermazione del culto giacobeo. Abbiamo scelto di partire da Porto seguendo la Senda Litoral, cioè il tracciato che corre lungo l'oceano. Seguiremo questo percorso fino all'estuario del fiume Minho, che poi risaliremo fino alla città di Valença, in prossimità del confine con la Spagna. Da qui, sempre in direzione nord, attraverseremo la Galizia fino a Santiago de Compostela. La nostra breve permanenza a Porto la dedichiamo ad un rapido sguardo su alcuni dei suoi punti più caratteristici. La Cappella delle Anime, una piccola chiesa le cui mura esterne sono totalmente coperte da azulejos, le piastrelle di ceramica smaltata bianche e blu che sono una decorazione ricorrente dell'architettura portoghese. A 2 passi si trova il Mercado do Bolhão, splendido e caratteristico edificio a pianta quadrata e a tetto scoperto che vanta quasi 2 secoli di vita. In vendita frutta, carni, pesce, ma anche souvenir, prodotti per la casa, liquori e prodotti di gastronomia locale. E a proposito di alimentari, non si può non ricordare che a Porto prospera una fiorente tradizione pasticcera. Tipico della città è il pastel de nata, un piccolo dolcetto a base di pasta sfoglia e crema, dalla superficie dorata e leggermente croccante, una vera squisitezza. Se la maggior parte delle stazioni ferroviarie del mondo sono luoghi solo di passaggio, quella di São Bento, la stazione principale di Porto, è invece un edificio dove vale la pena di fermarsi. L'interno è il vero capolavoro. Le pareti della sala d'ingresso sono interamente ricoperte di azulejos. Ne sono state usate più di 20.000 per creare spettacolari mosaici raffiguranti i principali momenti della storia del Portogallo, ma anche scene di vita popolare. La cattedrale di Porto si trova su un'altura e dalla piazza antistante si gode di un panorama meraviglioso sulla città, sul fiume Douro e sui quartieri ad esso adiacenti. La sua fondazione risale al XII secolo, ma l'edificio subì importanti ristrutturazioni nei secoli successivi. Possiamo partire. La prima parte del percorso si svilupperà lungo la sponda destra del Douro, fino al suo estuario. Lá vai brincando pela mão de uma quimera, essa garota que fui eu sempre a sorrir, come se a vida fosse eterna primavera e non avesse dois no mondo para sentir. Passiamo da Praça da Ribeira. Tutte le stradine che partono e si sviluppano da questo delizioso spazio della città bassa sono molto pittoresche, così come la fila di edifici sotto i cui portici si allineano numerosi locali pubblici. Para o passado, todo feito de fadistas e de fado. Espreita a alma na janela, vai o passo a passar, ao ver-se nela a alma fica a chorar. La maggior parte del percorso corre ora su comodi marciapiedi,
fiancheggiati da piste ciclabili. Da qui iniziamo a procedere verso nord, sempre in vista delle grandi spiagge oceaniche. Non si pensa al Portogallo senza pensare al fado, quella caratteristica espressione musicale dalle origini profondamente popolari, per lo più dedicata ai temi della lontananza, della separazione, della nostalgia e del ricordo. Ampiamente presente nel fado tradizionale è il sentimento della saudade, una forma di malinconia fortemente connessa con il senso di solitudine e di angoscia, caratteristico ad esempio nelle donne in perenne attesa dei propri uomini lontani in mare. Meu amor é marinheiro e mora no alto mar. Seus braços são como vento, ninguém os pode amarrar. Quando È un sentimento che si ritrova continuamente rappresentato nei numerosi monumenti che costellano il litorale e che si richiama all'intenso ma anche controverso rapporto fra i navigatori portoghesi e l'oceano. Castelo do Queijo, più che un nome un soprannome. È così chiamato perché fu costruito su uno sperone roccioso che ricorda una forma di formaggio. Non esiste più il mercato ittico di Matosinhos, quello con le bancarelle del pescato cotto al momento per i viandanti. Oggi è allestito in una grande struttura moderna, che offre sì ristoro e un confortevole riparo, ma dove si è ormai persa l'antica atmosfera popolare che un tempo lo caratterizzava. Il faro dell'Essa risale al 1926 e fu costruito per dar maggior sicurezza ai marinai lungo questo tratto di costa particolarmente pericoloso per la navigazione. È il secondo faro più alto di tutto il Portogallo. La Capela da Boa Nova, di fondazione medievale, appartenne per un certo tempo ai francescani. L'area circostante l'edificio è un tratto di costa molto bello e panoramico. Da questo punto in avanti si inizia a camminare su passerelle di legno che procedono parallelamente alla costa. Il tracciato serpeggia fra la spiaggia e le dune retrostanti ed è fiancheggiato da piacevoli distese floreali che vanno a costituire un particolare ecosistema. Incontriamo ora questo obelisco, che ricorda un importante evento della storia nazionale portoghese. Il monumento celebra uno sbarco di truppe che ebbero l'obiettivo di rovesciare il regime assolutista che governava il paese nei primi decenni dell'Ottocento. E arriviamo alla Praia dos Pescadores da Angeiras, un villaggio abitato da una comunità di pescatori ancora in piena attività. Questo luogo costituisce un piccolo miracolo di continuità con il passato. Ci si arriva accolti da una pittoresca confusione di barche, trappole, reti, funi e ancore affastellate lungo l'unico sentiero che attraversa il borgo. Da una parte le coloratissime case dei pescatori, le rimesse e i magazzini. Dall'altra intere legioni di invadenti gabbiani che calano rumorosi per accaparrarsi gli scarti del pesce appena sbarcato. Il cammino di Senda Litoral è quello di più recente realizzazione e in questa zona si sovrappone ad altri itinerari pedonali locali, per cui non sempre viene segnalato con le tradizionali indicazioni del Cammino di Santiago.
È solo un po' più avanti che tornano visibili e frequenti le classiche frecce gialle. Non è tuttavia difficoltoso procedere nella giusta direzione, in quanto il senso di marcia è praticamente obbligato. Non si pongono nemmeno problemi per quanto riguarda la sistemazione per la notte, trovandosi anche in Portogallo le tipiche strutture di accoglienza dedicate ai pellegrini. Ostelli municipali o privati recano in sostanza le medesime caratteristiche di quelli spagnoli disposti sul cammino francese e offrono servizi di accoglienza a condizioni economiche vantaggiose. Lungo tutto il percorso, le aree costiere sabbiose si alternano e si fondono con ampie conformazioni rocciose. Questo è il promontorio di San Paio, un luogo di grande attrattiva paesaggistica, ma anche importante sotto l'aspetto storico, poiché qui sono state individuate alcune incisioni rupestri riconducibili alla presenza di antichi insediamenti normanni. A causa dell'azione del vento, che lungo la costa è talvolta particolarmente impetuoso, le dune possono parzialmente spostarsi, cambiare forma e ampiezza, arrivando ad inghiottire letteralmente le passerelle allestite per il transito pedonale. Villa do Conde ci accoglie l'imponente monastero di Santa Clara, in posizione dominante sul fiume Ave. L'edificio attuale risale alla fine del Settecento. Un monumento collocato all'interno dei giardini pubblici ricorda che Villa do Conde vanta un'antica tradizione artigianale nella lavorazione del merletto a tombolo. Il porto ospita la riproduzione di una nave cinquecentesca, simile a quelle utilizzate dai navigatori portoghesi nell'epoca delle grandi esplorazioni marittime. E questo è un murales dedicato al lavoro svolto dalle donne in un vecchio centro di essiccazione del merluzzo proveniente dai mari del nord. A breve distanza da Villa do Conde, Póvoa de Varzim oggi si presenta come una città moderna e a chiara vocazione turistica. Il ricordo di importanti vicende locali e la memoria dei suoi personaggi più celebri sono affidati alle immagini riprodotte su questa lunga parete nei pressi del porto. Un'opera pregevole sia come testimonianza storica e umana, sia dal punto di vista realizzativo. Deviamo ora leggermente verso l'interno e incontriamo questi campi chiamati masserias, appezzamenti rettangolari scavati nelle dune di sabbia e circondati da vigneti a protezione del vento. Vi si coltivano prevalentemente ortaggi. Il terreno qui viene fertilizzato dai sargassi raccolti a riva e messi poi a seccare al sole. Antichi mulini a vento di Apulia. Molti di essi sono stati oggi trasformati in case vacanza.
Nei centri rurali, come negli abitati più grandi, il cammino è anche incontro con realizzazioni architettoniche che riconducono al gusto e alle tradizioni artistiche locali. Un po' tutte le chiese del nord del Portogallo seguono un canone stilistico comune, con una facciata bianca, modanature in granito ed eventualmente il campanile sormontato da una cupola a bulbo. Proseguiamo, mantenendoci sempre piuttosto all'interno, lungo una direttrice che dopo alcuni piccoli centri abitati attraversa una bella zona boscosa, conducendoci al Ponte do Sebastião, una passerella pedonale che scavalca il fiume Neiva. Torniamo verso il mare e procediamo parallelamente alla costa, mantenendoci sulle dune retrostanti la spiaggia per ammirare da una parte il mare e dall'altra l'entroterra. Al pari dell'agricoltura, le attività tradizionali di questo luogo comprendevano anche qui la raccolta dei sargassi e la pesca, tuttora praticata all'estremità settentrionale, dove si trovano il porto e il mercato del pesce. Laggiù in fondo c'è Viana do Castelo, la nostra meta odierna. Sombras misteriosas, irrompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas. A Viana do Castelo ci fermiamo nella centrale Praça da Repubblica, che accoglie una monumentale fontana cinquecentesca, prospiciente il palazzo municipale. Tranne che per alcune parti, la pavimentazione di questo spazio urbano risale a circa 800 anni or sono. Vamos dir a Viana, se o meu sangue não me engana, vamos dir a Viana. Un altro appuntamento goloso ci aspetta nella più famosa pasticceria di tutta la provincia. Siamo da Manuel Natario, l'inventore delle bolas de Berlin, la versione lusitana dei Krafen. Sono sfornati inderogabilmente solo dalle 11 alle 16 e la gente viene anche da lontano apposta per comprarli. Vamos dir a Viana, se o meu sangue não me engana, vamos dir a Viana. Con l'approssimarsi della frontiera con la Spagna si susseguono le antiche installazioni militari che un tempo proteggevano la costa da possibili sbarchi e attacchi via mare. Questo è il Forte do Cão, che insieme ad altre postazioni disposte sulla costa costituiva una importante linea difensiva. Arriviamo a Camigna e attraversiamo la porta dell'unica torre che si conserva delle sue mura, erette nel XIII secolo. Da Camigna il percorso classico di Senda Litoral prevederebbe l'attraversamento del fiume Minho e l'approdo in terra di Spagna. Noi invece ci manteniamo sulla riva portoghese del Minho e risaliamo il fiume lungo una bella pista ciclopedonale che la costeggia. In quanto area di interesse ecologico, l'intero corso del Minho è riconosciuto dall'UNESCO come riserva della biosfera.
Il fiume nasce in Galizia e segna nei suoi ultimi 76 km la frontiera con il Portogallo, sfociando nell'Atlantico. Detiene un curioso primato che lo collega al Cammino di Santiago. Il suo percorso, infatti, incrocia ben 4 diversi itinerari giacobei: il Cammino francese, il primitivo, il sanabrese e, appunto, il portoghese. Visitiamo quel che resta del forte di San Francisco dell'Ovegli, un poderoso apparato difensivo in posizione dominante sulla valle del Minho e a guardia della frontiera. Risale alla metà del Seicento, ma oggi giace in completa rovina. Proseguiamo lungo l'ultima parte della pista, arrivando a Valenza, il capolinea del nostro cammino in terra portoghese. Il centro storico di Valença do Minho è chiuso all'interno dei suoi bastioni, così da mantenere le caratteristiche di città fortificata. Il suo primo nome fu Contrasta, ad indicare un luogo opposto ad un altro, essendo ubicata di fronte alla rivale cittadina galiziana di Tui. Attraversiamo dunque il ponte e arriviamo in Spagna. Tui è un'antica città, ancora parzialmente cinta da mura, che per la verità non sembra godessero di grande reputazione in fatto di solidità, visto che i portoghesi pensavano di poterle abbattere facilmente prendendole a fucilate da Valença. La sua cattedrale del XII secolo è stata concepita come una vera e propria fortezza, come si conviene in una città di frontiera. Il portico della facciata principale, aggiunto successivamente, rappresenta una delle prime realizzazioni dell'architettura gotica in Spagna. Lasciata Tui, il paesaggio, finora caratterizzato dalle distese di acque marine e fluviali, cambia completamente. Iniziano le aree collinari e boschive tipiche della Galizia, la regione più verde della Spagna settentrionale. Passiamo ora vicino al ponte medievale di San Telmo, qui in restauro. Mentre ricordarci le radici celtiche di questa terra, ci pensa una cornamusa tradizionale, il cui forte suono ci giunge già da molto distante. Ci troviamo ora di fronte a una parete con dei grandi dipinti, opere del pittore Xai Oscar, che ha voluto omaggiare i pellegrini offrendo loro questa insolita e accogliente area di descanso artistico. Le principali immagini rappresentano il portico della Gloria della cattedrale di Santiago e un vecchio pellegrino che altri non è se non San Giacomo stesso. In Spagna il nome e la fama di questa cittadina sono legati alla figura di Antonio Palacios, che qui nacque nel 1874. Palacios fu un architetto, progettista di tanti edifici pubblici e privati che nella prima metà del XX secolo contribuirono a modernizzare l'aspetto di molte città spagnole, ad iniziare da Madrid. E anche a Oporriño restano testimonianze della sua attività.
La più importante, il nuovo municipio del 1924, ispirato alle cattedrali fortezze di origine medievale. E la Botica Nova, un edificio progettato per il fratello José, farmacista. Tappa a Redondela. Quello che incontriamo arrivando in città è il viadotto ferroviario Floriani, un'opera inaugurata nel 1876 e non più in funzione. In Spagna è elencato come bene di interesse culturale. Attraversiamo un territorio caratterizzato da stradine e piste in continuo saliscendi. Man mano che ci avviciniamo a Santiago, aumenta sensibilmente il numero dei pellegrini e aumentano anche installazioni, insegne e simbologie dedicate al tema del cammino. L'arrivo a Ponte San Paio ci regala uno dei più ammirevoli scorci panoramici in questa parte del cammino. Questo ponte, di origine medievale, fu inoltre teatro di una grande battaglia all'epoca delle guerre napoleoniche. E come si può notare, anche sul cammino portoghese sono piuttosto frequenti incontri folcloristici e intermezzi ricreativi. Tutt'altro che sgraditi ai camminatori pellegrini, che qui trovano qualche momento di riposo e di ristoro. Si prosegue percorrendo una via alternativa leggermente più lunga del tracciato originale, ma verde e ombreggiata, che fiancheggia il Rio dos Gafos e che ci conduce in vista della nostra prossima meta. Dopo Porto è la maggiore città che incontriamo sul nostro cammino. Pontevedra dà da bere a chi vi passa. È un detto galiziano che sottolinea come questa città sia tradizionalmente ospitale con i pellegrini. A loro è dedicata la chiesa della Virgen Peregrina, uno dei simboli del cammino portoghese verso Compostela, un edificio dalla pianta a forma di conchiglia di San Giacomo. Ma c'è molto altro nel suo centro storico che, dopo quello di Santiago, è fra i più intatti e caratteristici della Galizia. Architettura in pietra con case blasonate, e poi fontane, piazze, diversi edifici sacri e una vivace vita pubblica. Pontevedra, in ragione della sua posizione, è sempre stata ed è tuttora un'importante crocevia commerciale. La si attraversa da sud a nord per mezzo di un ponte, il Ponte Vecchio, che ha dato il nome alla città stessa. Lasciata Pontevedra, ci dirigiamo al monastero di San Juan de Pueyo, originario del VII secolo. Oggi la sua chiesa presenta forme rinascimentali con elementi di gusto barocco. Arriviamo ora a Combarro, un delizioso villaggio di pescatori costellato da numerosi cruceros, gli antichi crocifissi di pietra, e dalla presenza degli horeos, i granai tipici del nord-ovest della Spagna.
nostro viaggio procede lungo il Camino Espiritual, una variante del percorso ufficiale. Questa via è così chiamata perché, secondo la tradizione, il suo tracciato si richiama all'itinerario percorso dei discepoli di San Giacomo, che transitarono da qui per condurre il corpo del santo martire dalla Palestina verso il luogo della sua ultima sepoltura, oggi Santiago de Compostela. Al culmine di una lunga salita fra i boschi troviamo il monastero di Santa Maria de Armenteira, un complesso originario del XII secolo appartenente all'ordine cistercense. Oltre alla chiesa si visita il bel chiostro iniziato nel Cinquecento e la cui costruzione si protrasse nei secoli successivi. Il monastero mette anche a disposizione i propri ambienti interni per il pernottamento dei pellegrini e ogni sera si celebra una funzione religiosa ad essi dedicata. Continua il nostro Camino Espiritual lungo la via di pietra e di acqua, un incantevole sentiero che costeggia il torrente Armenteira, il quale un tempo alimentava decine di mulini i cui resti sono ancora lì, immobili nel tempo da centinaia di anni. Sono in parte ancora visibili i condotti che forzavano il passaggio dell'acqua verso la parte inferiore del mulino, così da azionare un asse verticale che a sua volta muoveva la macina. La rigogliosa vegetazione che circonda il corso d'acqua, i suoni di una natura placida e apparentemente incorrotta, creano in questi luoghi un'atmosfera di grande suggestione. Il paesaggio torna ad aprirsi. Appaiono campi coltivati ed estesi vigneti, dove le viti poggiano su pergolati sorretti da poderose colonne in pietra. Più avanti la strada ci porta ad ovest, in direzione del mare, ma c'è ancora tempo per una breve sosta alla cappella di San Pedro de Mousos, dove ti accolgono con simpatia e ti dedicano una canzone. Arriviamo di nuovo sulla costa e ritroviamo per un breve tratto i paesaggi marini che ci hanno accompagnato nei primi giorni del cammino. Giungiamo infine a Vilanova de Arousa, una cittadina a vocazione balneare con un grande porto turistico. È qui che, secondo la tradizione, al termine dell'itinerario da noi stessi seguito da Pontevedra, fu imbarcato il corpo di San Giacomo, per essere trasportato via mare fino a Padrón, risalendo la foce del rio Ulla. Bienvenidos a bordo del MAS, welcome on board. Grazie. E anche noi, in battello, seguiamo idealmente lo stesso percorso, che qui chiamano Via Crucis marittima e fluviale. Anche se, per la verità, la nostra navigazione assomiglia qui molto più a una rilassante gita domenicale che non a un viaggio rievocativo di carattere religioso. Si attraversa inizialmente un grande vivaio di mitili, disposto su varie piattaforme galleggianti. Più avanti compaiono i cruceros, 17 in totale, di cui 13 rappresentativi delle stazioni della Via Crucis. Questa torre è ciò che rimane di un castello del XII secolo. Arriviamo infine a Ponte Sesures, dove sbarchiamo e dove ufficialmente termina il Camino Espiritual.
Proseguiamo ora per Padrón, un paese che a sua volta riveste un ruolo di primo piano nella tradizione narrativa giacobea. Questa è la chiesa di Santiago, che custodisce sotto l'altare maggiore quella che si ritiene essere la pietra, il Pedrón appunto, cui venne attraccata la barca che trasportava i resti del santo. Anticamente, secondo la tradizione, i pellegrini che arrivavano a Santiago ma non potevano o non se la sentivano di continuare sino a Finisterre, venivano proprio qui, a Padrón, a raccogliere la conchiglia che al ritorno in patria avrebbe dimostrato la loro partecipazione al pellegrinaggio. Il nostro viaggio volge al termine. Dopo circa 270 km e 11 giorni di cammino, siamo ormai giunti in prossimità di Santiago, che dista da Padrón un solo giorno di marcia. Paz peregrina de Santiago, ave de paz, luna viajera, canto que vuela en el ocaso. Bebo tus ojos, beso tus labios, te respiro. Beso tus ojos, bebo tus labios, te riabro. Eccoci in Plaza do Obradoiro, davanti alla maestosa cattedrale di San Giacomo. Qui si consumano gli ultimi passi di tutti i pellegrini, da ogni parte provenienti. Uomini e donne da tanti paesi diversi, gruppi di amici vecchi e nuovi, giovani e meno giovani. Ognuno depositario di una storia uguale e diversa da tante altre. Ognuno carico delle proprie fatiche, delle gioie e delle sofferenze, vissute in tanti giorni splendidi e duri. Tutti protesi a fissare per sempre nella memoria un attimo della propria vita che assomiglia molto alla felicità pura. Bebo tus ojos, paz de Santiago. Qualcuno proseguirà anche per Finisterre, la fine del mondo, per cogliere e assaporare fino in fondo la sensazione di aver compiuto un viaggio assoluto e definitivo, forse irripetibile. Le ultime ore del nostro viaggio le dedichiamo ad esplorare qualche angolo caratteristico di Santiago, come il Mercado de Abastos, uno spazio commerciale ricostruito nel 1941, ma che esiste nello stesso luogo da oltre 3 secoli. Luna viajera, canto que vuela en el ocaso. E poi le stradine del centro storico, occupate da un prezioso complesso di edifici che comprende chiese, monasteri e anche abitazioni popolari e che ha meritato alla città l'inclusione a patrimonio dell'umanità. L'ultimo sguardo su Plaza do Obradoiro è il suggello più prezioso e memorabile a questa indimenticabile esperienza chiamata Cammino di Santiago.